La cultura ambientale deve avere un approccio serio, scevro da pregiudizi, libero da condizionamenti, per spaziare a 360 gradi dalla tutela della biodiversità alle questioni climatiche, dall'energia al ciclo dei rifiuti, dalla salvaguardia del territorio e del paesaggio alle produzioni alimentari, dalla salute all'impresa sostenibile. Tutto questo e anche di più ogni giorno su Regioni e Ambiente, perché l'ambiente è una questione troppo complessa e importante per essere affrontata da un solo punto di vista. Sappiamo che il Mediterraneo è un ambiente particolarissimo e per questo va tutelato, non solo per la sua storia, perché è al centro di un continente che ha veramente sviluppato culture importantissime, ma anche perché è una culla di biodiversità molto particolare e che va difesa anche in ragione dei tanti paesi e delle tante attività che, vi insistono su questo mare e proprio per questo è al centro delle politiche europee. Restate con noi per saperne di più. Bentrovati a tutti qui dallo studio di Diamo Voce all'Ambiente. Oggi voglio tornare a parlare di protezione del Mar Mediterraneo, un mare che ci interessa particolarmente perché in tanti vi abitiamo intorno e in tanti dipendiamo dal suo benessere per il nostro benessere e per la nostra economia e pertanto va difeso, monitorato, controllato e se vogliamo anche un po' coccolato, anche dal punto di vista delle regole di buona gestione. E allora voglio partire da, 2 notizie, quella che 2 notizie che si sono, succedute a inizio marzo, ovverosia, intanto è stata lanciata un'iniziativa a livello europeo che si chiama Ocean High, un'iniziativa che chiede un'alleanza internazionale per rafforzare l'osservazione e la protezione degli oceani e questa iniziativa è stata lanciata durante gli European Ocean Days, una settimana di eventi dedicati alle politiche e alle iniziative europee sugli oceani. Ebbene, a questa settimana ha partecipato anche, ovviamente, una delegazione italiana, c'era ARPA Liguria tra le altre, e l'ARPA, il sistema agenziale, rientra nelle competenze del Sistema Nazionale di Protezione Ambientale, ma anche l'ISPRA ha qualcosa da dire e abbiamo oggi proprio un ospite dall'Istituto, Nazionale per la Protezione Ambientale, Giordano Giorgi, direttore Centro Nazionale Coste dell'ISPRA. Buongiorno. Buongiorno a voi. Ecco, allora direttore, cosa si sta facendo per monitorare e proteggere ancora di più il nostro Mar Mediterraneo? Beh, il Mar Mediterraneo è al centro di una serie di iniziative, in particolare portate avanti dall'Italia con il progetto PNRR Marine Ecosystem Restoration, che prevede una serie di azioni dal punto di vista della mappatura senza precedenti. La prima è la mappatura integrale dei 79 monti sottomarini che sono presenti tra il Mar Tirreno, il Canale di Sicilia e il Mar Adriatico, e l'altra è la mappatura integrale di tutta la regione e costiera d'Italia. Sono oltre 7.500 chilometri che sono stati mappati integralmente e di cui noi oggi abbiamo una descrizione dettagliata di tutti gli habitat presenti. Si tratta di un patrimonio incredibile ed eccezionale e in gran parte sconosciuto prima della realizzazione di questo progetto, che sta per terminare entro giugno di quest'anno e che rappresenta una pietra miliare dal punto di vista della conoscenza di questi habitat, appunto sconosciuti fino ad oggi. Ecco, quando parliamo di habitat sconosciuti,
A cosa ci riferiamo effettivamente? Beh, nei monti sottomarini, che sono delle strutture di origine geologica, quello che abbiamo osservato durante i rilievi e quindi lungo le scarpate di questi monti, sono una serie di habitat e specie riconducibili essenzialmente al coralligeno. Ed una delle novità assolute che abbiamo visto è che i coralli profondi, in particolare i coralli neri, sono molto più diffusi ed estesi di quelli che immaginavamo. Quindi ne abbiamo trovati oltre i 200, 300, 500 metri di profondità. Oltre a questo ci sono una serie di specie che sono state, viste durante questi rilievi, alcune delle quali sono soggette in questo momento a delle indagini per capire se si tratta di nuove specie. In questo senso possiamo dire che si trattava e si tratta di habitat e di specie sconosciute. Ecco, non è curioso che il Mar Mediterraneo da sempre al centro dello sviluppo della nostra storia, parlo della storia europea, ma anche del Nord Africa, quindi un mare, abitato da sempre, abbia ancora tanto da raccontare? Beh, no, se pensiamo al fatto che la dimensione verticale di questo mare è lungi dall'essere così banale, nel senso che abbiamo, a parte delle punte di profondità di oltre 5.000 metri, ma in generale è un mare abbastanza conterminato, ma con profondità medie anche di 3.000, 3.500 metri. Il fatto di avere poi un'orografia così frastagliata, non solo dal punto di vista costiero, ma anche dal punto di vista della scarpata continentale, dei monti sottomarini, delle isole, delle tantissime isole che, costellano il Mar Mediterraneo, fa sì che la diversità di habitat e di specie e le difficoltà tecnologiche che finora si sono incontrate per poterle andare ad indagare, per poterle vedere attraverso dei video, dei prelievi effettuati, ha determinato di fatto una difficoltà obiettiva. Basti pensare che gli strumenti che utilizziamo oggi, che sono di fatto dei robot teleguidati, oggi riescono a lavorare con quasi 20, 22 ore al giorno. Li stiamo operando proprio in queste ore tra il Mar della Liguria e il Mar Tirreno. Non più tardi di 10 anni fa, per poter avere uno di questi strumenti che lavorasse per 8, 10 ore, ci volevano poi 3, 4 giorni di manutenzione per poterlo poi mettere di nuovo in grado di operare. Quindi l'avanzamento tecnologico è stato essenziale da questo punto di vista. Ecco, quali sono le problematiche maggiori, ehm, parliamo in termini di biodiversità, di conservazione del patrimonio, faunistico, e non solo, che, sta, vivendo il Mediterraneo e come si può lavorare per mitigare il peso di tutti gli interessi anche economici, sociali, umani che, i in qualche maniera impattano su, questo patrimonio. Ma i 2 maggiori impatti sono uno d'origine, diciamo entrambe di origine antropica, però uno è sicuramente riconducibile a un elemento diretto che è quello delle microplastiche. Nel Mar Mediterraneo non abbiamo ancora le isole galleggianti di plastica, però sicuramente tutti i fiumi che, concorrono ad alimentarlo ormai portano da oltre 70, 80 anni una quantità di plastica che si trasforma e si deteriora in microplastiche e queste microplastiche entrano in tutta la rete trofica. Quindi questa è sicuramente un'emergenza rispetto alla quale dobbiamo procedere con tutte le azioni volte a diminuire l'apporto di plastiche da fiumi e a recuperare i rifiuti lungo le spiagge per quanto veramente ci sia possibile. Il secondo impatto è quello derivante dai cambiamenti climatici, rispetto ai quali chiaramente le specie presenti nel Mediterraneo si stanno adattando e c'è in corso una cosiddetta tropicalizzazione, ossia le specie che arrivano anche attraverso, il canale di Suez o attraverso il trasporto, le acque di sentina delle unità navali che, sono tantissime e che lo percorrono quasi quotidianamente. Pensate che l'85% del traffico
che viaggia nel mondo e arriva in Europa passa attraverso il Mediterraneo. Queste acque di sentina portano tutta una serie di specie d'origine tropicale che si stanno diffondendo e che vanno a, rimpiazzare le specie autoctone. È un, fatto di riequilibrio, naturale e rispetto al quale poco si può fare, però si deve assolutamente, monitorare dal punto di vista di quello che sta accadendo, perché la tropicalizzazione può introdurre delle specie nel nostro mare che potrebbero mettere a repentaglio alcuni elementi di balneazione, di salute, la possibilità stessa di godere di questo mare così come noi oggi siamo stati abituati. Alcune di queste specie che noi chiamiamo appunto aliene e che provengono, si installano e si diffondono, sono infatti specie, velenose, pungenti che possono, appunto arrecare danni ai bagnanti e questo sarebbe una modifica non banale. In ogni caso il Mar Mediterraneo con la sua capacità termica influisce in modo determinante al clima della nostra penisola, quindi lo studio sia della biodiversità che delle caratteristiche di tipo oceanografico e fisico è fondamentale per capire il clima che noi avremo in Italia e in Europa nei prossimi 10, 20, 30 anni. Ecco, lei ha parlato, fra le problematiche maggiori, delle microplastiche e del cambiamento climatico. Per carità, nello da dire, effettivamente sono 2 tegole piuttosto grosse, ma nel Mediterraneo un certo peso ce l'avrà anche l'attività di pesca, immagino. Beh, l'attività di pesca è stata un'attività che ha avuto nell'arco degli ultimi 100 anni una evoluzione in particolare molto forte e drammatica dal punto di vista dello sforzo, soprattutto nel dopoguerra. Si veniva da una fase di o pesca artigianale o anche stop di pesca che la guerra aveva imposto e negli anni 50, 60 sono state armate le cosiddette flotte motorizzate e industriali. Lo sforzo è andato avanti fino agli anni 60, 70 in modo molto forte, ha prodotto una riduzione importante, fondamentale degli stock ittici, finché poi tra gli anni 80 e 90 e gli stessi anni che stiamo vivendo noi oggi abbiamo di fatto una diminuzione dello sforzo di pesca perché gli stock, alcuni di questi stock sono di fatto non più disponibili e non è più neanche così conveniente, per i pescatori attuali riuscire ad avere un recupero dei costi. Nel frattempo sono anche intervenute delle regolamentazioni a livello comunitario che ne hanno limitato fortemente lo sforzo. Noi oggi assistiamo di fatto ad un equilibrio che vede gli stock, ridotti, almeno quelli principalmente più interessanti, ai minimi termini. Possiamo dire che sopravvive una pesca locale cosiddetta multispecifica, dove si pescano le specie, più diverse, però sicuramente una delle possibilità su cui il settore della pesca può invece utilmente dare un contributo è quello del fishing for litter, cioè andate ad incrementare tutta quell'attività di recupero dei rifiuti, in particolare quelli plastici, ma non solo, e quindi in questo modo andare ad eliminare uno dei problemi, come dicevo all'inizio, più importanti che abbiamo nel nostro mare. Ecco, siamo partiti, in questo breve discorso dalla necessità di mappare, di conoscere, di, andare ad approfondire questioni, appunto sconosciute del nostro mare dal punto di vista geomorfologico, dal punto di vista, delle emergenze geologiche, eccetera. Bene, tutta questa conoscenza deve essere poi messa a frutto e deve anche essere in alcuni casi tutelata ulteriormente. Lei ritiene che, sia necessario aumentare le aree e le superfici protette nel Mediterraneo? Beh, esiste l'obiettivo del cosiddetto della Convenzione della biodiversità del 2030, cioè arrivare ad avere entro il 2030 almeno il 30% di aree protette e il 10% di queste, con, tutele più ristrette.
Noi riteniamo, dal punto di vista della nostra esperienza e anche della gestione che si è fatta delle aree marine protette, che la parte importante è quella poi di avere gli strumenti per poter vigilare e monitorare le aree che effettivamente si vanno a tutelare e proteggere, perché definirle sulla carta per poi, non esercitare alcuna forma di vigilanza e controllo è pressoché, inutile. Da questo punto di vista, ad esempio, i parchi eolici offshore che sono in progettazione, in programma di essere realizzati, forniscono almeno un elemento obiettivo e oggettivo di limitazione dello sforzo di pesca in quelle aree, per il semplice fatto che non possono, essere praticate queste attività di pesca all'interno del campo eolico stesso. Ma di più possiamo dire che quello che potrà essere un ulteriore elemento è l'applicazione di buone pratiche e quindi, come dicevo all'inizio, il fishing for litter, piuttosto che, pratiche di compensazione per ripristinare gli ecosistemi marini, costieri, dove son stati degradati e quindi conterminare quelle aree per poter attuare il ripristino. Peraltro ISPRA con il progetto MER ha realizzato importanti interventi di ripristino in 4 macro aree del Tirreno e del Canale Sicilia, in 7 siti dell'Adriatico. Da questo punto di vista le azioni di ripristino dell'ecosistema marino possono essere molto efficaci. È un mix di azioni quello che serve un po' meno delimitare sulla carta ulteriori aree che poi effettivamente non si va a vigilare e a controllare o non vi vengono effettuati degli interventi di ripristino attivo per poter far sì che l'ambiente marino recuperi effettivamente le sue funzioni. Ecco, per arrivare un po' alla conclusione di questo, momento, le chiedo, se possibile, di sintetizzarci brevemente, quali saranno le prospettive future dal punto di vista della ricerca applicata al monitoraggio e alla protezione del mare, almeno dalla parte italiana ovviamente. Beh, le prospettive future dal punto di vista ricerca sono, principalmente volte su 2 ambiti. Il primo è quello degli habitat profondi, quindi la capacità di poter con mezzi sempre più, efficaci, di altissima risoluzione, poter avere una, risposta sulle specie e gli habitat che vi sono nel nostro mare. Peraltro alcune di queste specie possono fornire delle sostanze, delle biosostanze con interesse notevole anche dal punto di vista farmaceutico. E l'altro elemento è quello di essere sempre più rapidi, aggiornare queste mappature, in particolare quelle costiere, perché ci daranno una informazione fondamentale anch'essa sui fenomeni di erosione che affliggono la nostra penisola, anche in funzione di eventi estremi che i cambiamenti climatici stanno rendendo sempre più, frequenti e intensi, come abbiamo visto recentemente con il ciclone Harry in Sicilia, Calabria e Sardegna. Bene, grazie. E allora, ringraziamo il professor, Giordano Giorgi, direttore del Centro Nazionale Coste dell'ISPRA, per averci dedicato il suo tempo e la sua grande preparazione e anche una notevole, devo dirlo, capacità di sintesi, perché questa chiacchierata è stata molto ricca e molto variegata. Grazie, grazie direttore, spero di averla, di nuovo in trasmissione, nel prossimo futuro e naturalmente Grazie a voi. per tutti voi che ci seguite, beh, continuate a farlo qui su Diamo Voce all'Ambiente.